Alexis Sanchez, l'uomo del momento in casa Inter, è ovviamente lui l'uomo del momento, l'autore del gol decisivo che ha portato in bacheca all'Inter la sesta Supercoppa italiana della sua storia, il secondo trofeo nel giro di meno di un anno, il primo trofeo di questa stagione di Simone Inzaghi alla guida dell'Inter. C'è la firma, il timbro del Niño Maraviglia con questo gol decisivo in un finale da favola, da film contro la Juventus, proprio all'ultimissimo secondo prima dei calci di rigore, una firma di Alexis Sanchez che accende anche molte discussioni sul futuro, perché subito dopo la fine della gara, lo sappiamo, ha parlato Alexis, ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti che adesso andiamo a vedere, andiamo a commentare insieme, che hanno acceso appunto un dibattito sul futuro di Alexis, perché le doti tecniche sicuramente non si discutono di questo grande calciatore, però è un momento storico in cui la posizione di Alexis va valutata attentamente, soprattutto in vista di un mercato, quello estivo, che sarà piuttosto movimentato da quelle che sono un po' le varie indiscrezioni che stanno circolando, e quindi ci siamo chiesti che cosa bisogna fare con Alexis Sanchez. Ovviamente si tratta di una nostra opinione, non saremo noi a prendere le decisioni finali, per fortuna saranno gli ottimi dirigenti dell'Inter a prendere le decisioni finali al nostro posto, però vogliamo fare una serie di considerazioni insieme per dare poi una nostra opinione e vedere che cosa accadrà con Alexis Sanchez e confrontarci ovviamente con la nostra community, per cui aspetto qui sotto i vostri commenti poi al termine di questo episodio, e soprattutto vi invito come al solito ad iscrivervi qui se non l'avete ancora fatto, cliccate sul tastino iscriviti così non vi perdete neanche i prossimi episodi, i prossimi approfondimenti che stiamo già preparando, e non vi perdete neanche le nostre live ogni giorno alle 19:30. Mi raccomando, mettetevi comodi adesso, facciamo una serie di ragionamenti su quella che è stata l'avventura di Alexis Sanchez all'Inter, che cosa potrà essere anche il prossimo futuro, e quindi poi esprimiamo le nostre opinioni. Però direi di partire dalle dichiarazioni di Alexis Sanchez. Trovate la frase del giorno, le dichiarazioni, un breve riassunto delle parole del Niño Maraviglia sul nostro profilo Instagram, quindi mi raccomando seguite Passione Inter anche su Instagram, dove la grafica del nostro Francesco riassume così le dichiarazioni del cileno. I campioni sono così, il campione fa le cose che nessuno fa, più gioca e meglio è. Io non sono mai stato male qui all'Inter, il problema è che non giocavo ed ero come un leone in gabbia. Questo il racconto di Alexis, che racconta anche in retroscena di come Antonio Conte gli dicesse sei forte, sei fortissimo, ti inserisco gli ultimi 15 minuti, e lui diceva no, ma no, mettimi prima così mi fai soffrire. Quindi tutta la sofferenza di un campione, di un leone in gabbia, che ha espresso più e più volte anche all'interno di questa stagione tramite i social la sua sofferenza appunto per questo ruolo di comprimario all'interno dell'Inter. Vediamo adesso che cosa può succedere e se eventualmente può esplodere una seconda giovinezza del cileno, magari da titolare. Prima di vedere però questa stagione, facciamo anche un breve ripasso di quella che è stata la carriera di Alexis Sanchez all'interno dell'Inter. Vi condivido la schermata di Transfer Market, dove vediamo che con l'Inter Alexis ha collezionato, classe 88, lo ricordiamo, compiuto 33 anni a dicembre, ha collezionato 88 presenze, segnando 15 gol, 21 assist in 3.521 minuti disputati in campo con la maglia nerazzurra tra tutte le competizioni. Tradotto in numeri, quindi la sua presenza ha contribuito di fatto segnando o facendo segnare gol ogni 76 minuti. Quindi di fatto Alexis Sanchez, da quando è all'Inter, ha permesso, scendendo in campo, di segnare un gol a partita. Possiamo banalizzare così. È chiaro poi che ha giocato tanti spezzoni, quasi mai è stato titolare, quindi la semplifichiamo così questa statistica. Un gol segnato o fatto segnare ogni 76 minuti. Questo è brevemente il riepilogo dei numeri dell'avventura di Alexis Sanchez. Dicevamo però, di sicuro l'apporto non si discute anche a livello tecnico del giocatore. Quello che ha fatto più storcere il naso in questa sua avventura nerazzurra sono state un po' le condizioni fisiche di Alexis, che aveva avuto subito un problema a ottobre del 2019, poi è rientrato a gennaio, quindi un nuovo problema fisico nel 2020-2021, seguito da un problema agli adduttori, quindi la caviglia, di infortunio al polpaccio. Infine in questa stagione 21-22 un problema muscolare, prima in estate molto lungo, che lo ha portato a saltare la primissima parte di stagione, un nuovo stop brevissimo ad ottobre, e quindi infine a novembre un altro infortunio, un altro problema accusato nuovamente con la maglia della nazionale. E questa è la cosa che si porta un po' dietro da tanto tempo, da quando ad esempio anche Guardiola al Barcellona si lamentò molto del fatto che Alexis desse tantissimo con la nazionale e poi finiva per avere dei problemi rientrando a Barcellona, saltando molte partite con il club. E
questa è la cosa che sicuramente ha fatto storcere il naso nel mondo Inter, anche all'interno di questa stagione. Tant'è che dopo questo infortunio di novembre sembrava di fatto Alexis Sanchez, se vi ricordate, fuori dai piani dell'Inter. Ne parlavamo molto anche sui nostri canali, sembrava un giocatore che è troppo costoso per quello che era l'apporto che riusciva a dare poi effettivamente all'Inter. C'è chi dice che in realtà sia stato più in discussione dal punto di vista mediatico che puramente tecnico all'interno dell'Inter, cioè le discussioni arrivavano più dai media, dai giornali e dai tifosi piuttosto che dallo staff tecnico e dalla dirigenza dell'Inter, che invece ha sempre continuato a credere tantissimo in questo calciatore. Però oggettivamente la serie di infortuni riportati in nazionale da questo calciatore, con un ingaggio importante e con un ruolo anche importante, considerando che il reparto attaccanti dell'Inter comunque nelle scorse stagioni, quest'anno è leggermente più profondo, ma non sterminato a livello di alternative, ecco, faceva sicuramente molto molto discutere. Quindi all'interno di quel periodo storico, novembre, con un Inter ancora alla ricerca dei migliori equilibri, ancora in bilico la qualificazione agli ottavi di Champions, memori anche di quella che era stata l'estate, di grandi difficoltà, di sacrifici economici in cui si doveva stringere la cinghia e fare attenzione ai conti e quant'altro, ecco, ci stava, e posso comprendere il malumore della piazza attorno appunto alle condizioni di Alexis Sanchez. Poi però Alexis è rientrato da questo suo recupero di fine novembre, di inizio dicembre, è ricominciata una nuova stagione e di fatto Alexis ha cominciato piano piano sempre più a carburare. Già nel finale della gara contro la Roma, ricordiamo che aveva fatto vedere delle cose molto molto interessanti, poi la gara col Cagliari è stata un po' una svolta, gol e assist, prestazione molto molto importante, seguita da un'altra prestazione con gol alla Salernitana, una crescita quindi costante anche a livello di rendimento fino alla rete decisiva con la Juventus, che lo candida tra l'altro a una maglia da titolare importante anche nelle prossime gare, nelle prossime rotazioni, in tante partite importanti molto molto ravvicinate. Quindi quest'anno ha raggiunto quota 4 gol e 3 assist tra tutte le competizioni e di fatto a livello di statistiche, come facevamo prima il conteggio, quest'anno tra gol fatti e fatti segnare di fatto ha contribuito ad un gol ogni 82 minuti circa, quindi anche quest'anno l'Inter di fatto si può dire che con Sanchez in campo è partita fino a qui 1-0, in vantaggio per 1-0, se vogliamo un po' semplificare. Adesso si accendono le discussioni sul futuro, quindi perché? Perché Sanchez ha un contratto fino al 2023, l'Inter sta facendo tanti ragionamenti in vari ruoli, anche per un contenimento dei costi reso necessario anche dalla situazione economica non floridissima, non solo dell'Inter, ma di tutto il calcio italiano, che fa i conti ancora con questa crisi dovuta alla pandemia e prospettive sugli stadi ancora molto molto incerte. Oggi Alexis, con questo contratto fino al 2023, è uno dei calciatori più pagati in assoluto in rosa. Secondo varie indiscrezioni avrebbe un ingaggio che è salito negli anni fino ad arrivare oggi attorno ai 7 milioni di euro circa netti, che all'ordo, grazie al decreto crescita, dovrebbero girarsi attorno alla decina di milioni di euro lordi. Di fatto non sono dati ufficiali, nello specifico, ma indiscrezioni, e secondo appunto varie indiscrezioni l'Inter avrebbe anche una clausola all'interno di questo contratto che le permetterebbe di pagare una penale per rescindere con un anno di anticipo il vincolo contrattuale con Alexis Sanchez e quindi rescinderlo già nella prossima estate 2022. Al momento non se ne sta parlando, non si sta discutendo, o almeno non filtrano voci secondo cui l'Inter sarebbe pronta ad esercitare questa clausola, però le discussioni sul futuro sono sicuramente in atto, e vado a darvi un po' quella che è la mia opinione sul futuro di Alexis Sanchez nell'Inter e cosa dovrebbe fare l'Inter secondo me con Alexis. Ve lo sintetizzo, nei commenti voglio soprattutto poi leggere i vostri pareri e confrontarmi, perché questo modo di pubblicare questi contenuti da parte nostra è anche quello di accendere un tema e confrontarci con la community per uno scambio di opinioni appunto. Alexis, per caratteristiche, secondo me all'Inter, come abbiamo avuto modo di dire più e più volte, soprattutto in questi giorni, è un giocatore unico. Non ci sono altri calciatori con queste caratteristiche, secondo me, all'interno della rosa dell'Inter. Col tempo è forse diventato meno attaccante, meno prima punta e più rifinitore, però le sue caratteristiche si sposano sicuramente molto bene col gioco di Simone Inzaghi e infatti ne sta beneficiando anche lui con un apporto importante in zona offensiva. Tant'è che tra l'altro ad oggi possiamo dire che Alexis Sanchez ha anche scavalcato Joaquin Correa nelle gerarchie dell'attacco dell'Inter. Correa, giocatore importante, voluto fortemente da mister Inzaghi, oggi parte dietro secondo me rispetto ad Alexis. In estate, come diciamo, l'Inter dovrà andare a toccare vari ruoli, vari tasselli, quindi prima di privarsi di un giocatore così, visto che ci sono tante altre cose da fare, ci penserei sicuramente molto molto bene. Allo stesso tempo, secondo me, oggi
non dobbiamo farci, tra virgolette, "fregare", ingannare da quello che è il momento, dall'entusiasmo di questo momento, e mettendo da parte quello che è stato invece negli ultimi 2 anni l'apporto di Alexis. Quindi rimane un giocatore di livello assoluto, ha un palmarès di 16 trofei con i club, se non ricordo male, e 2 Coppa America vinte con il Cile, quindi grandissima esperienza, però in un momento storico in cui l'Inter sta cercando e deve anzi abbassare il monte ingaggi e contenere i costi, certe cifre per un giocatore alternativo ai titolari e per un giocatore che si avvia alla fase conclusiva della carriera mi sembrano un po' anacronistiche, o che rientrano di più in un periodo precedente a livello progettuale dell'Inter, che oggi non esiste più, perché oggi il percorso Inter, il progetto Inter è sicuramente cambiato rispetto a quello in cui Alexis è arrivato. Aggiungiamoci che c'è Edin Dzeko in rosa, sempre in attacco, è appena arrivato, quindi non credo che andrà via la prossima estate. L'età media comincia a farsi piuttosto importante tra questi calciatori, per cui io sono dell'idea che una grande squadra abbia bisogno e debba avere un mix di giocatori più freschi ed alcuni più esperti con grande curriculum. Alexis è uno di questi, è un campione assoluto, come abbiamo detto più volte, però nel momento in cui gran parte della rosa comincia ad essere abituata a vincere, come stiamo vedendo, sta accumulando trofei, esperienza, nell'ottica del ringiovanimento e del valorizzare il parco giocatori, secondo me Sanchez è un giocatore che a malincuore probabilmente in estate sacrificherei per puntare poi su un calciatore più giovane e poi anche più affidabile dal punto di vista fisico. Questa è un po' la mia opinione. È chiaro che se Inzaghi mi dice che per lui è un giocatore importantissimo, la società trova il modo di renderlo sostenibile nel contesto Inter, io alzo le mani e mi fido chiaramente del loro giudizio ben più importante e corretto del mio. È chiaro però che con Sanchez, Lautaro, Dzeko, Correa rimane sempre quella lacuna di una prima punta che possa sostituire poi nel tempo Edin Dzeko, e ci siamo riempiti invece di attaccanti che fanno un ruolo diverso da questo punto di vista e non più giovanissimi, quindi magari se Sanchez potesse lasciare spazio a un giocatore di questo tipo non sarebbe secondo me una mossa così sbagliata. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi, voglio sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti, mi raccomando. Vi ricordo che se volete potete sostenere il nostro progetto e permetterci di continuare a farci portare qui sui nostri canali nuovi approfondimenti speciali come quelli che stiamo realizzando dietro le quinte in questi giorni e che arriveranno nei prossimi giorni. Potete farlo comunque sostenendoci tramite gli abbonamenti che trovate qui sotto. Se mi avete seguito fino a questo punto, fatemelo sapere nei commenti, mettete l'emoji della bandiera cilena, così siamo a tema. Mi raccomando, aspetto i vostri commenti, ci confrontiamo qui sotto e vi aspetto poi ovviamente in diretta tutti i giorni alle 19:30.